faccio una domanda e voglio che ci pensi 2 secondi prima di rispondere. Hai 2 acque davanti. Una è quella del rubinetto di casa tua. L'altra è la tanica di 5 litri di acqua demineralizzata che hai comprato al supermercato. Quale delle 2 è più sicura dal punto di vista microbiologico? Ebbene, se hai risposto la demineralizzata, hai risposto come il 90% delle persone e hai sbagliato. Sono Lisanna, cosmetologa formulatrice e founder di Cosmetech Academy. Oggi parliamo dell'ingrediente più abbondante delle tue formule, quello a cui nessuno chiede mai il certificato. Il video di oggi nasce da un commento. Sotto il video su come allestire un laboratorio cosmetico in casa, Jean-Claude mi ha chiesto se l'acqua depurata di grado farmacopea, quella che si compra in farmacia, che si compra normalmente in farmacia, va bene per fare cosmetici, oppure se deve essere per forza demineralizzata. La risposta breve è sì, va benissimo ed è la più pura delle due. Ma la domanda apre un tema molto più grosso, perché il modo in cui ragioniamo sull'acqua è sbagliato in partenza e quel torneo tra rubinetto e demineralizzata te lo dimostra in un colpo solo. Il punto è che la purezza dell'acqua non è una cosa sola, sono 2 e viaggiano separate. La prima dimensione sono gli ioni, quindi calcio, magnesio, cloruri, tracce di metalli. Sono quelli che ti destabilizzano l'emulsione, ti fanno collassare la viscosità di un carbone, ti consumano il chelante e ti disturbano il conservante. Si misurano con la conducibilità in microsiemens per centimetro. La seconda dimensione sono i microrganismi, quindi stiamo parlando di batteri, lieviti, muffe, e si misurano in unità formanti colonia per millilitro. E adesso guarda i numeri, perché è qui che casca il ragionamento comune. L'acqua del rubinetto sugli ioni va da 50 a 5000 microsiemens per centimetro, un disastro per una formula. Ma sui microrganismi è acqua potabile, quindi soggetta a limiti di legge, controllata, monitorata da chi la distribuisce. L'acqua demineralizzata da supermercato è sotto i 20 microsiemens. Sugli ioni è eccellente, ma sui microrganismi non ha nessuna specifica. Non è che abbia una specifica generosa, non ce l'ha proprio. Nessuno ti sta garantendo niente, perché quel prodotto non è nato per quello. Ecco perché la risposta è l'acqua di rubinetto, non perché sia buona per le tue creme, perché non lo è comunque, ma perché su quell'asse specifico è l'unica delle 2 su cui qualcuno ti garantisce qualcosa. E se vuoi la prova che quel prodotto non è nato per te, gira la tanica e leggi l'etichetta. C'è scritto che è indicata per ferri da stiro, batterie e accumulatori. Nessuno in tutta la filiera che ha portato quella tanica sullo scaffale ha mai pensato che finisse dentro una crema per il viso. E c'è anche un'altra cosa che va detta, perché non è ovvia. Alcune acque demineralizzate da supermercato, per il ferro da stiro intendo, contengono additivi, antischiuma o anche profumanti. Non sempre è evidente in etichetta e se non c'è scritto cosa contiene, non c'è scritto nemmeno cosa non contiene. Adesso, la parte che riguarda direttamente la tenuta del tuo prodotto. Quando fai una crema, l'acqua è tipicamente tra il 70 e l'80% della formula. È di gran lunga l'ingrediente più abbondante. Se quell'acqua porta dentro una carica microbica che non conosci, stai partendo da un prodotto già contaminato al tempo zero, prima che il conservante abbia fatto qualsiasi cosa, prima ancora di aver acceso il tuo bagnomaria. E qui c'è l'errore concettuale più diffuso di tutti, quello che ho sentito ripetere 1000 volte. Tanto poi c'è il conservante. No. Il conservante ha un compito preciso: mantenere pulito un prodotto che parte pulito e proteggerlo dalle contaminazioni che arriveranno dopo, ad esempio quando l'utente infila le dita nel vasetto. Non è un disinfettante e non è nato per bonificare una formula che parte già carica. E c'è una cosa in più che è quella che conta davvero. Il problema di un'acqua non controllata non è tanto quanti microrganismi porta dentro, ma anche quali. Perché in un'acqua purificata, povera di nutrienti, non sopravvive tutto.
sopravvivono i più tenaci. E il nome che ogni formulatore conosce è Pseudomonas, un batterio che nell'acqua ci vive benissimo, che è tra i più difficili da abbattere e che soprattutto forma biofilm, cioè si organizza in una pellicola aderente alle superfici dove è molto più resistente all'attacco dei conservanti di quanto sarebbe da solo. Quindi non stai solo aggiungendo numeri ad un conteggio, stai potenzialmente introducendo la popolazione microbica peggiore che potessi scegliere, già selezionata per resistere. Ed è proprio per questo che si parte da un'acqua qualificata, non da un'acqua qualsiasi. E allora, arriviamo alla domanda pratica. Quale acqua compri? Le opzioni vere sono 5. E siccome metterle tutte a confronto qui richiederebbe parecchio tempo, le ho messe in una tabella dentro un articolo che ho scritto apposta con tutti i dati, conducibilità, microbiologia, costi affiancati. Ti dico dov'è alla fine del video, quindi rimani con me. Qui intanto ti do i 3 casi che coprono quasi tutte le situazioni. Se stai facendo un campione di prova che testi tu e che finisce in pochi giorni, ti serve comunque un'acqua certificata, un'acqua con una scheda. La compri dal fornitore di materie prime, non al supermercato, con il certificato che dichiara conducibilità e controllo microbiologico. Costa poco più di quella del supermercato e la differenza è che sai cosa stai mettendo in formula. Se stai facendo un prodotto che deve durare mesi, allora alzi un po' di più l'asticella e l'acqua depurata di Farmacopea, quella della domanda di Jean-Claude, è esattamente questo, un'acqua che rispetta limiti scritti e verificabili non su un solo parametro ma su 4 insieme: conducibilità, carica microbica, carbonio organico totale e nitrati, con la conformità certificata sul flacone. E se produci in quantità, ad un certo punto comprare acqua in flaconi o in taniche smette di avere senso e il ragionamento si sposta poi su un impianto. Un'ultima cosa che vale per qualunque acqua tu scelga e che rende inutile tutto il resto se non la rispetti. La garanzia vale sul contenitore chiuso. Quando apri quel flacone, ne usi metà e lo rimetti nell'armadietto per la prossima volta, quella garanzia non vale più. Dentro è entrata aria, sono entrati microrganismi e adesso hai un'acqua senza niente che tenga a bada quello che c'è finito, un terreno di coltura pulito, tiepido, disponibile. Ho letto in un forum di una persona che utilizzava per un tonico alla vitamina C una tanica aperta da 1 anno e mezzo. Dico 1 anno e mezzo. Quindi flaconi piccoli che finisci in una volta oppure la apri e la usi lo stesso giorno. Un contenitore aperto 3 settimane fa non è più l'acqua che hai comprato. Riassumo in una riga. L'acqua non è pura o impura, è pura rispetto a qualcosa. Il rubinetto è pulito sui batteri e disastroso sui sali. La tanica del supermercato è l'esatto contrario. Quello che ti serve è un'acqua che tenga insieme le 2 cose e che te lo dichiari. L'articolo di cui ti parlavo prima è su Cosmetech Academy. C'è la tabella delle 5 acque con conducibilità, microbiologia e costi a confronto, come si legge una scheda tecnica dell'acqua, parametro per parametro, e i miti da smontare, compreso quello dell'acqua bollita e quello dell'acqua minerale. La prima parte è libera per tutti, il link è in descrizione qui sotto. Ma oggi ti do una cosa in più. Da quella stessa pagina è possibile scaricare gratuitamente un articolo completo di Cosmetech Academy nella sua versione integrale. Non è un estratto e non è un riassunto, è esattamente il materiale che trovano i nostri iscritti. Così vedi con i tuoi occhi come lavoriamo, quanto scendiamo nel tecnico e con che rigore trattiamo le fonti. Poi decidi tu se fa per te. E a questo punto non mi resta che ringraziare Jean-Claude per la domanda. Era una di quelle che sembrano piccole e invece aprono un tema intero. Se anche tu hai un dubbio che ti porti dietro da un po', scrivilo qui sotto nei commenti. Le domande migliori diventano video e questa ne è la prova. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!